Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario oppure ascendente Sagittario, anche Luna e Venere in Sagittario. Questo video ti deve arrivare in questo momento perché è come se le energie fossero predisposte a raccontarti ciò che ti sta accadendo e come affrontarlo al meglio. Vediamo quali sorprese ci sono, che cosa sta arrivando per te adesso, le energie dei prossimi giorni e prossime ore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, chiediamo agli spiriti, al mio amante mistico, realizziamo questo racconto per te. Prima di tutto, quali energie ci sono per te? Prossime ore, prossimi giorni. Sagittario. Sagittario, quali energie ci sono per te? Zaffiro, quarzo rosa, Sugilita, essere il duegno proprio per poter divino. Allora, ci sono diversi messaggi molto interessanti qua per te. Prenditelo con calma, tomatelo con calma. La tua salute, la tua felicità e l'abbondanza dipendono dalla tranquillità con la quale vivi e lavori. Quindi non c'è fretta. Il tempo arriva, non passa. Cioè, il tempo esiste solo nella mappa mentale. Questa carta ti sta dicendo magari sei agitata o sei agitato in questo momento esatto che stai guardando il video, ti puoi agitare nelle prossime ore. Le parole degli spiriti sono: prenditelo con calma, perché la tua felicità, la tua abbondanza, la tua salute dipendono da quella tranquillità con la quale affronti le cose, sapendo che le cose arrivano e sono per te. Sono potente perché sono paziente. Poi un altro messaggio importante è sulla tua vita amorosa. Presto sperimenterai una rinnovazione della tua relazione amorosa o un nuovo amore romantico. Quindi stai calma e tranquilla, o tranquillo. Qua c'è qualcosa a livello amoroso, sentimentale che stai per scoprire. E poi essere il padrone del tuo potere divino. Sostituisci la tua codipendenza e la tua necessità di compiacere gli altri per assertività e sviluppo personale. Non devi compiacere nessuno. Allora, perché magari sei agitato in questo momento esatto e stai guardando il video perché hai paura di fare una scelta sbagliata o dire cose sbagliate secondo come gli altri si aspettano, no? Allora ti dicono prima di tutto: gli altri non esistono. Sono le tue aspettative per come tu vuoi presentarti agli altri che creano dissonanza. Cioè, quando noi vogliamo fare bella figura, ci riferiamo sempre a dei modelli di comportamento mentali. Ma la bella figura la fai se sei autentica, se sei autentico, assertiva, assertivo. È lì che lasci il segno, solo come un Sagittario sa fare. E io lo conosco bene, il Sagittario. Mio padre è Sagittario, Gianni sa. Quindi, nella misura in cui tu sei nella tua bellezza, le altre persone ti seguono per risonanza, perché non ne possono fare a meno. Quindi, anche nelle relazioni amorose, non devi compiacere nessuno. Non esistono compromessi nella vita sentimentale e relazionale. Non esistono compromessi, non si fanno compromessi con la propria essenza. L'anima non fa compromessi. Quando tu fai compromessi e ti abbassi, ti dai obiettivi minori, l'anima ti asfalta. E penso che lo sappiamo bene quando l'anima ti asfalta, no? Vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi sulle energie per te nei prossimi giorni. Sagittario. Energie. Infatti stai col 5 di spade, vedi? C'è questo 5 di spade, ti arrovella la testa, ma se facessi questo, e se poi me la prendono a male, e se poi così. Vediamo, ancora, mettiamone 5. 8 di coppe. Stai per lasciare proprio questa situazione qua mentale, 5 di coppe, ragazze, 5-5. Allora, e ragazzi, 5-5. 5-5 sono i numeri che tu vedrai nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che sono
alla base di un cambio che stai facendo. Tutti i 5 sono forieri di un grande cambiamento. Questo grande cambiamento ha a che fare con uno slittamento dell'anima da un'altra parte. Lasciare il conosciuto e andare verso lo sconosciuto che ti sta bramando. Va bene? Ti posso vedere un po' triste, ho un po' un senso di colpa, avrò detto male, starò facendo bene, ma se non l'ho fatto bene. Un po' triste con dei sensi di colpa, con del rammarico, no? Ci stiamo come focalizzando in questo momento su ciò che manca e non su ciò che hai, su ciò che c'è. Continuiamo. 4 di denari e l'eremita. Allora, stiamo vivendo un momento di grande introspezione e solitudine personale, probabilmente, anche se abbiamo a che fare con la gente, stiamo in giro, però è un momento di grande introspezione. Allora, io ti sto dicendo che questo momento di cambio sta avvenendo in questi istanti. L'eremita mi parla della saggezza interiore a cui tu ti stai appellando già in questo momento per seguire il buon cammino, il giusto cammino. E qua c'è questa eremita che sta sull'albero, no? E si tiene abbracciato all'albero. L'albero cos'è? L'albero sono le tue radici profonde, la tua stirpe, la tua genia. E mentre tu sei sola o solo, non sei sola o solo, ma sei guidato dai valori della tua stirpe. Allora, quando non sappiamo, quando questa carta ti ha detto sì, quella che sei veramente, quello che sei, non ti sentire in colpa, non focalizzare l'attenzione sui sensi di colpa, sul rammarico, sulla tristezza, perché quello che stai vivendo in questo momento, c'è l'8 di coppe in mezzo a 2,5, no? È un cambio dell'anima, è un cambio dell'anima. Per fare questo cambio, per andare verso dove ti sta chiamando l'anima, devi attraversare, stai attraversando già questo 5 di coppe, che è la tristezza, la delusione, la perdita, per andare incontro a una stabilizzazione col 4 di denari e la riuscita del tuo cammino. A poco, ti dice l'eremita. A poco. L'eremita non è la papessa che sta ferma lì e aspetta, no? Il momento giusto. È colui che fa passi a poco, proprio come ti diceva questa carta, prenditelo con calma. Perché sta avvenendo un processo di cambio, di radicalizzazione per te qua. Ok? Vediamo cos'altro ci raccontano. Energia dei prossimi giorni, cos'è in arrivo per te. Ok, sono uscite tantissime. Uè, là. Allora, cavaliere di coppe, 7 di coppe, paggio di bastoni. Ti vedo uscire diciamo, dalla nicchia. Allora, vedo che arriva qualcuno o un movimento emotivo dalla parte della vita, vedo qualcuno che ti offre qualcosa, può essere che vai a un concerto e ti riaccende l'entusiasmo. Allora, nelle prossime ore sperimenterai un ritorno alla vita, vedo qua col paggio di bastoni, perché c'è un movimento che la vita fa da parte di qualcuno che ti apre nuovi scenari. Ah, già, è vero, è possibile questo. Ok, così dirai. E, il paggio di bastoni sono delle novità che arrivano, ma anche la tua ripresa psicofisica, la voglia di nuovo, no? Dopo tanta introspezione, il cambio che arriva, l'entusiasmo che riaffiora in te. E poi, regina di spade, e avrai esattamente le idee chiare su cosa fare, dove andare e perché. Va bene? Potresti avere anche delle più opzioni in amore. Questo perché te lo dico? Perché mi ha marcato con questa carta più persone o più opzioni. Ok. E quindi essere un po' che faccio, che non faccio, no? Mi ritiro per deliberare, diciamo, appunto, ti sei ritirato per deliberare. Tu saprai scegliere con infinita chiarezza la persona giusta, quella che rispecchia il tuo cuore. Va bene? O cosa fare con una persona, quello che rispecchia il tuo cuore. Che cos'altro arriva per te nelle prossime ore, prossimi giorni? 2 di spade, vedi, ti vedo un po' in dubbio su cosa fare, chi scegliere, che strada prendo, come devo fare. Re di bastoni, però ti vedo assolutamente prendere delle iniziative qua. Prendere iniziative, ritrovare forza, vigore, coraggio, nonostante una stanchezza che ti sei portata addosso o portato addosso. Vedo che
È come se quello che stai vivendo è un passaggio iniziatico fondamentale affinché tu riprendi forza e vigore, cosa che avverrà nelle prossime ore, i prossimi giorni. Il 9 di bastoni qua mi parla di tanta stanchezza, o di aver magari è più una stanchezza mentale qua, vedo, no? Una stanchezza mentale perché la mente prende il sopravvento e ti vuole portare nei suoi meandri. Quindi in base a quello che stai vivendo, una tristezza o qualcosa, un rammarico, un senso di colpa, non lo so, per ognuno di voi è diverso. Qua vedo una risalita piena per te. Questa carta del Re di Bastoni in seguito a questa stanchezza è questa carta che dice, no? Sii il padrone del tuo potere divino, Re di Bastoni, che tu sia uomo o donna non importa, non l'attribuisco a te, e sostituirai la codipendenza e la necessità di compiacere gli altri per assertività e sviluppo personale. Quindi nelle relazioni, nelle situazioni amorose o in qualsiasi altro ambito, io vedo che tu sviluppi proprio questa determinazione. Cos'altro arriva? 8 di guarda quante spade, guarda la mente come ti prende, come se ti sentissi bloccato in questo momento, no? Non lo vedessi, però la giustizia mi dice che qua, quando in arrivo la giustizia divina, laddove è percepito ingiustizia, si rimette a posto. Tu ti sblocchi da una situazione mentale un po' agognante, diciamo così, e, e ottieni giustizia dove hai percepito stanchezza, dove non riuscivi a trovare la quadra di una situazione. Assolutamente giustizia. Va bene? Che cos'altro? Qua tu hai successo pieno ed esito per la tua forza, per quello in cui credi, per la tua visione. Vedo che vieni seguita o seguito. Vedo che hai capacità di leadership, di visione. E il 6 di bastoni mi parla del successo che hai per un lavoro ben sfatto. Un riconoscimento pubblico, riconoscimento esterno, anche delle questioni legate a delle cause. La vinci tu. Le vinci tu. Va bene? Le vinci tu. Allora, siccome mi hanno messo anche qua vita amorosa, però non l'hanno specificato nel dettaglio, hanno parlato su più fronti, riconducendoci alla vita amorosa, è come se ti mettessi alle spalle delle situazioni ingiuste in amore, dove hai percepito ingiustizia, dove ti sei sentita o sentito messo da parte o in colpa, non lo so. E qua c'è qualcosa, qua c'è una persona che arriva verso di te. Questa persona stimolerà il tuo entusiasmo e ti senti piena o pieno nel tuo potere qui. Mi spiego? Vediamo se ci dicono qualcos'altro quindi in merito alle energie dei prossimi giorni, o cosa ci dicono. Quello che ci dicono ce lo dicono sicuro. Cosa ci dicono? Il matto, un nuovo cammino, anche una nuova persona, una persona che ti sorprende, una nuova persona, un nuovo cammino. Il matto mi parla di un nuovo cammino in seguito al blocco, alle tempeste emozionali che ti travolgono la mente. Assolutamente un nuovo cammino c'è qua per te. Un nuovo cammino, il matto è proprio il salto nel nuovo, totalmente, che ti metti alle spalle dopo un grande momento di riflessione, l'elaborazione emotiva che hai fatto. 9 di denari, qua mi parlano di una libertà emotiva che raggiungi, anche di un successo, una realizzazione lavorativa o economica. Allora ci possono essere delle novità in merito a una realizzazione economica, un cammino nuovo nel lavoro o nella realizzazione personale. Il 9 denari anche a livello fisico ti vedo rientrare nel potere personale tuo. Cosa vuol dire a livello fisico il 9 denari? Che mi sento bene nel mio corpo. Mi sento bene nel mio corpo, quindi c'è un nuovo cammino in cui ti sentirai bene nel tuo corpo, avrai successo e vittoria negli ambiti dove hai percepito ingiustizia. Anche un riconoscimento nel lavoro, un nuovo cammino nel lavoro o in ciò verso cui stai mettendo attenzione. Che cos'altro? Il re di coppe e io qua ti vedo proprio felice, serena e tranquilla. Anche una persona vedo che arriva nel tuo campo energetico, una persona che è veramente stimabile da un punto di vista emotivo, una persona che ti vede come un idolo, come realizzata o realizzato, una persona che veramente comprende le tue profondità e ti sentirai compresa a suo tempo, allo stesso tempo. Un nuovo cammino amoroso anche per te. Rimarco l'amore perché me l'hanno messo qui. Qua abbiamo un 6 di spade, mi parla di un viaggio, di uno spostamento che farai
o comunque di un transito, che è questo momento qui che si viene, un transito verso questa realizzazione piena. 9 denari, 6 di bastoni e il matto. Va bene? Ok, vediamo cosa ti dicono adesso gli oracoli della magia. Cosa ti dicono gli oracoli della magia? Quali sono i messaggi per te ancora nei prossimi giorni? Se sono dei consigli o se sono delle direttive, dei suggerimenti. Protesta, fai una rivoluzione. La rivoluzione l'hai già fatta perché sei stanco o stanco di compiacere gli altri o il prossimo per paura di non essere all'altezza, di non essere amata. Qua la rivoluzione c'è, hai protestato perché è come se ti stavi, l'anima protestava, ti stavi diminuendo, mi dicono, ti stavi sminuendo, diminuendo. Vediamo che cos'altro. Il tuo potenziale è infinito. Questo ha a che fare molto con il 3 di coppe, no? Per me, quindi il trono. Finalmente ti rimetti sul trono da buon Sagittario. Allora, vedo celebrazione, vedo entusiasmo con questa carta, perché finalmente ti riprendi il tuo trono, il tuo regno. Va bene? La protesta va a buon fine. Il numero 45 e il numero 11 sono numeri di manifestazione per te nei prossimi giorni, cioè sono numeri potenti. Va bene? Anche quando vedrai delle bilance, magari ce l'hai a casa una bilancia, no? Quando vedi la bilancia conferma questa lettura, o sui social una bilancia. Mettiamone un'altra. I finali sono inevitabili, c'è una nuova fase per te, qua finisce una sensazione di tristezza o un finale per dare luogo a questa meravigliosa lettura di cui abbiamo narrato fino adesso. Vediamo cos'altro ti dicono cosa ti dicono questi oracoli. Quali sono ancora i messaggi per te, prossimi giorni, prossime ore? Un nuovo capitolo si apre, un nuovo capitolo. Allora, qua mi dice che praticamente se le cose le vedi tese in questo momento è perché si stanno allineando meglio alla seguente fase della tua vita. C'è un nuovo capitolo stabilito anche dal matto, no? Il matto è fede pura in questo nuovo capitolo, è entusiasmo, perché quando la mente si arrovella perché qualcosa di nuovo sta arrivando e la mente non lo può controllare, non lo può gestire e quindi bisogna avere fede in quel cambio, in quel processo per andare incontro a questa bellissima lettura che abbiamo già fatto. Ok? Vediamo cosa hanno da dirti ancora le fate, se sono consigli, gli oracoli delle fate. Figlia, la risposta alla tua domanda coinvolge tua figlia. Possibile sia importante per voi questo messaggio e allora questioni riguardanti alla propria figlia si risolvono nel migliore dei modi, te lo sto già dicendo, qualsiasi problema relativo alla figlia, una figlia femmina o puoi essere tu, no? Ti senti più figlia, allora diciamo che c'è una maturità emotiva raggiunta o comunque le carte dei figli, bambini negli oracoli sono tutte carte di nuovi inizi e questa carta mi dice che c'è un nuovo inizio, un nuovo capitolo di cui abbiamo parlato, da cui sarai ispirata dalla tua bambina interiore. E se sei un uomo, dalla tua parte più femminile verrà ispirata o ispirato, colei che sa ridere, si gioisce, piange di commozione. E allora questo nuovo capitolo ha a che fare con questo bellissimo archetipo. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono. Una nuova carriera, wow, te l'ho detto qua, il tuo lavoro sta prendendo una nuova direzione positiva e di successo. Positiva e di successo, quindi ti posizioni in un altro livello a livello lavorativo, perché c'è una... Per molti di voi che non lavorano, mi dite, Fra, io sono in pensione, come lo devo interpretare? Il lavoro non è solo quello stipendiato, anche mio padre è in pensione, è dove metti energia. Va bene, dove metti energia? Stai mettendo energia sul lavoro su di te, sul tuo corpo, sulle relazioni. Ecco, avrai riconoscimenti in merito a quello. E non solo,
successo nel lavoro svolto nel tuo corpo su di te. Per quanto riguarda la nuova carriera, qua già me l'hanno menzionato più volte, qua vedo anche firma di contratti. Firma di contratti che è come se tu fossi esattamente dove devi essere e tutte le tue qualità, le tue risorse vengono apprezzate e là ti sentirai viva, vivo e verrai anche pagata, stipendiata o cioè, se fai un progetto autonomo, magari qua anche mi parla di progetti autonomi, quindi anche con partite IVA, eccetera. E questo nuovo progetto, questo qualcosa di nuovo, porta riconoscimenti e soddisfazione economica. Quindi devi stare tranquilla o tranquillo. Va bene? Bellissimo. Vediamo cosa ti dice lo sciamano. La luna, segui solo le tue intuizioni. Quando hai paura è la mente che ha paura, non sei tu. Quando hai paura significa che qualcosa di nuovo sta arrivando e questa lettura tutto il tempo mi ha confermato un nuovo capitolo che la tua mente vorrebbe gestire con le sue articolazioni. Non glielo permettere, segui solo le tue intuizioni, perché questo è il tempo di raccogliere i tuoi frutti. Luna piena, come simbolo, no? Segui solo le intuizioni e ti porteranno a godere di quello che abbiamo detto. Mi raccomando, ragazzi e miei ragazzi, questo è un passaggio delicatissimo per te ed è stupendo per quanto è grosso il risultato. Va bene? Ok. Detto questo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!